Salve gente, io sono Luca. In questo episodio volevo fare alcune osservazioni relativamente al sì impersonale, quindi alla forma impersonale. In particolare volevo fare un esempio che mette in luce una particolarità della forma impersonale e una leggera sfumatura di significato che la forma impersonale, quindi il sì, attribuisce a una frase. Ecco, diciamo che queste considerazioni in realtà per molti di voi saranno ovvie, per le persone che hanno una madrelingua simile all'italiano, in cui probabilmente funziona allo stesso modo. Per esempio, facciamo finta che un mio amico mi abbia dato da leggere un articolo. Adesso voi direte: Luca, ma perché nei tuoi esempi c'è sempre gente che ti dà da leggere articoli? Cosa frequenti solo giornalisti? No, diciamo un articolo scientifico in cui questo mio amico espone una teoria, quindi descrive nel dettaglio questa teoria. Mi dà da leggere l'articolo e poi vuole sapere cosa ne penso. Io leggo l'articolo e mi rendo subito conto che in realtà questo articolo è scritto male, anzi malissimo. Leggo, ma non capisco granché. In realtà mi rendo conto che il problema probabilmente non sono io, ma è scritto male proprio l'articolo, cioè non si riesce bene a capire di che cosa parla e cosa intende il mio amico. Il fatto quindi è che io l'ho letto e non ho capito, però qual è il punto? Non è che sono io che non ho capito, è che nell'articolo non si capisce niente. Quindi quando poi incontro il mio amico e lui mi chiede un parere, io posso dire due cose. Posso dire o non ho capito niente oppure non si capisce niente. Sarebbe meglio evitare la parola niente, quindi sarebbe meglio dire qualcosa del tipo non ho capito molto bene oppure non si capisce molto bene. Qual è la differenza però? Che se io dico non ho capito niente, sembra che il problema sia io, cioè l'articolo è scritto bene, sono io che non sono stato in grado di capirlo. Se invece dico non si capisce molto bene, vuol dire che il problema non sono io, cioè non sono io che non ho capito, ma è l'articolo che è difficile da capire, cioè per come è scritto l'articolo è praticamente impossibile capire cosa si intende. In questo caso il sì impersonale sposta il problema sull'articolo stesso, cioè io non dico al mio amico tu l'hai scritto male, dico semplicemente non si capisce. Non dico non ho capito niente, in cui sembrerebbe che sono io il problema, e non dico l'hai scritto male, perché in questo caso il problema sarebbe il mio amico. Quindi il sì riversa il problema sull'articolo stesso, cioè sembra che ci sia un problema e la colpa non è di nessuno, semplicemente l'articolo non si capisce cosa c'è scritto. Più che altro questo video era pensato per quelle persone che parlano lingue molto diverse dall'italiano e in cui magari le forme impersonali si usano più frequentemente in modo diverso da come si usano in italiano. Mi è capitato di parlare con delle persone in italiano così per fare pratica e poi magari se io facevo una domanda e queste persone non capivano, dicevano non si capisce o non si è capito. Dicendo non si capisce, non si è capito, come magari facevano un'analogia con la loro lingua in cui magari si usa la forma impersonale, in realtà in italiano dire così vorrebbe dire che in realtà io mi ero espresso male in italiano, quindi avevo formulato la domanda in un modo incomprensibile e impossibile da capire. Ma probabilmente in questo caso avrebbero dovuto dire non ho capito, non capisco. Spero che abbiate trovato utile questo video e vi saluto.